Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi continueremo insieme la rubrica Primi Passi. Prima di parlare di ciò che andremo a fare fra pochino, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto. In questo video parleremo di due tipi di lavorazione in tondo, che è la lavorazione con maglie alte, quindi per poter poi creare sottopiatti, sottobicchieri, fondi borsa, centrini magari per comporre un runner e così via. E l'altro tipo di lavorazione è quella a spirale, che io utilizzo tantissimo nei progetti che ho portato anche sul canale, e lì avremo bisogno infatti del marcapunti. La lavorazione a spirale io consiglio sempre di eseguirla o a maglie basse o a mezze maglie alte. Per questo progetto utilizzerò un cotone numero 5, però questo è veramente facoltativo, solo per farvi vedere un pochino come fare, e un uncinetto numero 2. Prendiamo il cotone, facciamo un cerchio magico. Vi ricordo che i punti fondamentali dell'uncinetto li trovate nei primi video dei primi passi. Entriamo l'uncinetto ed estraiamo il filo all'interno. Qui facciamo 2 catenelle, in questo caso ci sostituiscono la prima maglia alta. All'interno lavoriamo, comprese le 2 catenelle, 10 maglie alte. Fatta la 10ª maglia alta, tiriamo la codina del cerchio e chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima, e questo sarà il primo cerchietto che ci ritroviamo. E fin qua la lavorazione è normale. L'unica cosa che io ho sempre consigliato nella lavorazione in tondo è l'inizio con le 2 catenelle. Ora ci rialziamo con 2 catenelle, però vi voglio far notare una cosa, quindi qui c'è la spiegazione della chiusura invisibile. Come vedete, le 2 catenelle sono posizionate precisamente dove abbiamo chiuso, nel punto di chiusura del giro, e noi rientrando entriamo in questo punto. Quando ora faremo l'aumento, entreremo nel punto dopo, quindi in prossimità di questa catenella è sempre il punto dopo. Quindi il discorso è tutto qui, quindi è semplice anche a capire. Le 2 catenelle noi le conteremo, soprattutto qua vi sto parlando non di una lavorazione con uno schema specifico dove troverete punti vuoti, quindi fori e punti alti. Vi sto parlando di tutti i punti alti, proprio per fare facciamo un esempio, un sottobicchiere che dobbiamo fare in linea compatta. Questo punto lo calcoliamo come ultimo, quindi ora dobbiamo fare punto su punto un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto per ogni punto sottostante. Abbiamo fatto le 2 catenelle, entriamo nel punto che abbiamo a disposizione, quindi subito dopo, e facciamo le nostre 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi l'inizio, se voi ci fate caso, è come se abbiamo iniziato con le 3 maglie alte. Invece le 2 catenelle sono in sospeso e verranno poi formate alla fine. Alla fine faremo l'ultimo punto per fare l'ultimo aumento.
Quindi continuiamo con 2 maglie alte nello stesso punto per ogni punto sottostante. Questa lavorazione è adatta per le principianti, ma credetemi che è adatta anche per chi ha tanti anni che fa l'uncinetto, perché è l'unico metodo, diciamo, per rendere la chiusura invisibile, così che usciranno sicuramente dei lavori puliti, senza il cordoncino che poi si nota di chiusura, di inizio e chiusura a giro. Fatti gli ultimi 2 punti insieme, come vedete, siamo arrivati nella solina dove partono le 2 catenelle. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto e facciamo l'ultima maglia alta, che insieme alle 2 catenelle iniziali formano il nostro ultimo aumento. Chiudiamo con maglia bassissima nella seconda catenella e abbiamo fatto il secondo giro. Ora ci rialziamo sempre con 2 catenelle che, come vedete, si trovano in prossimità dell'ultimo punto. Quindi ora andremo a lavorare il punto successivo e dovremo fare un punto alto e un aumento. Quindi lasciamo in disparte queste 2 catenelle, quindi non le contiamo per ora. Entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e facciamo il primo punto alto, e nel secondo punto facciamo il nostro aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. E continuiamo così a fare un punto alto e un aumento fino alla fine del giro. Quindi la tecnica è sempre quella, non cambia assolutamente niente, ma cambia solamente l'inizio e la fine del nostro cerchio. Arrivati qui facciamo l'ultimo punto alto del giro e poi ci ritroviamo l'ultimo punto, che è precisamente dove sono generate le 2 prime nostre 2 catenelle. Quindi prendiamo, entriamo nel punto e facciamo così, completiamo il nostro ultimo aumento e quando chiudiamo contiamo 1, 2 ed entriamo in prossimità della catenella successiva, praticamente sopra la seconda catenella. Questo è il cerchietto, qua giustamente si allarga, vediamo se lo riesco a sistemare per farvi vedere la compattezza del lavoro. Quindi qui non si è formato nessun tipo di cordoncino iniziale che parte solitamente dal centro e fa vedere l'inizio e la fine, e la lavorazione è tutta regolare. Quindi continuando così, rialzandoci sempre con le 2 catenelle, in questo caso calcolandolo come ultimo punto, nel primo punto a disposizione dovete continuare con una maglia alta, la seconda maglia alta, aumento, 2 maglie alte, aumento, fino ad arrivare a fare l'ultima maglia alta nel punto dove ci sono appunto le 2 catenelle e formare l'ultimo aumento, e continuate così fino a quando volete il cerchio grande, e vi assicuro che vi risulterà una lavorazione uniforme, quindi compatta e bella a vedere, perché non c'è, mancando appunto il cordoncino, anche fare un sottopiatto, un sottobicchiere, un
runner appunto di centrini, è un lavoro veramente pulito. Se poi vogliamo ottenere, finito magari un cerchio più grande, vogliamo ottenere il finale, perché magari vogliamo fare veramente un centro a runner, quindi di cerchi, e vogliamo terminarlo, per terminarla al meglio, nonostante la chiusura classica non si vede, quindi è anche buona a livello visivo, possiamo anche fare la seguente: sfiliamo, quindi separiamo l'ultimo punto bassissimo che abbiamo fatto e tiriamo il filo. Prendiamo questo filo dall'altra parte della chiusura, dove ci dovrebbe essere appunto la chiusura, e lo tiriamo dall'altra parte, e nello stesso tempo entriamo dall'altra parte nella solina e facciamo passare sempre nella solina il filo. Praticamente così formeremo, guardate, perfettamente tutte le maglie uguali, quindi una chiusura perfetta. Quindi basta far passare il filo, solo il filo, prima tirandolo da una parte, quindi dalla parte retro, e poi nella solina retro, facendolo passare, avremo una chiusura perfetta. Ora passiamo alla lavorazione a spirale. Io ho fatto tanti progetti con questo tipo di lavorazione e qui abbiamo bisogno appunto di un marcapunti. Se non avete il marcapunti a disposizione, potete utilizzare una spilla, potete utilizzare anche un pezzo di filo di un altro colore e quindi lo inserite, potete utilizzare anche un pezzetto di fil di ferro, comunque un qualcosa che ci può segnare il punto. Quindi la lavorazione a spirale è semplicissima, perché si tratta di non chiudere con maglia bassissima il giro, quindi è un giro che continua giro per giro, non c'è una chiusura, quindi si va a segnare sempre il primo punto proprio per renderci conto quanti giri facciamo, perché se facciamo un amigurumi abbiamo giustamente uno schema da seguire, quindi un tot di giri da fare. Quindi per qualsiasi progetto abbiamo bisogno di sapere dov'è l'inizio. Quindi iniziamo ora la lavorazione sempre con l'anello magico. Vi faccio un po' vedere 2 giri di lavorazione. Tiriamo il filo, una catenella e rientriamo nel cerchio magico con maglie basse. In questo caso ne farò 8. Quindi le facciamo direttamente 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E qui tiriamo il filo, quindi la codina. Stringiamo il cerchietto e non chiudiamo il giro con maglia bassissima, ma entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione, prendiamo il filo e facciamo una maglia alta o bassa, una maglia bassa. Questo è il punto, primissimo punto che andremo a contrassegnare, e mettiamo il marcapunti precisamente nella solina che abbiamo formato ora. Quindi lo chiudiamo e continuiamo. Noi sappiamo che il secondo giro per tutti i cerchi è così, sono nel primissimo giro dobbiamo fare un aumento per punto, quindi rientriamo nello stesso punto e facciamo
2 maglie basse nel punto successivo, 2 maglie basse nello stesso punto, fino ad arrivare alla fine. Quindi è una lavorazione veramente semplice. Arrivati qui all'ultimo punto, sganciamo il marcapunti ed entriamo direttamente dove avevamo appunto il punto contrassegnato, quindi potete mettere là qualsiasi cosa, anche le mollettine utilizzano, quindi potete veramente utilizzare ciò che avete a disposizione. Rimarcate sempre il primo punto, quindi non chiudendo il lavoro e rimarcandolo volta per volta non vi resterà un minimo di segno. Quindi qui faremo la prima maglia bassa, l'abbiamo fatta, e poi faremo l'aumento nella seconda, nel secondo punto sottostante, poi faremo un punto basso e 2 punti bassi nel punto seguente. Quindi diciamo che faremo la stessa tipologia comunque di aumenti in tutti i tipi di cerchio, è sempre uguale, quindi prima un aumento per ogni punto, poi un punto e un aumento, 2 punti e un aumento, 3 punti e un aumento e così via, sempre contrassegnando il primo punto, fin quando poi se desideriamo fare un amigurumi a seconda della, diciamo, dello schema, poi diminuirete, magari non farete più aumenti, farete crescere un pochino il lavoro. Comunque questo è uno dei metodi che viene utilizzato tantissimo anche nelle maglie. Nelle maglie viene utilizzato proprio per segnare l'inizio, e quindi magari una maglia lavorata in tondo non fare la chiusura, perché poi si evidenzia questo cordoncino di chiusura che è anche antipatico, perché tende comunque a essere obliquo, e quindi con una lavorazione a spirale non c'è questo tipo di problema. Anche nelle maniche sole, magari nella maglia si è utilizzato la chiusura, però nella manica, per fare una manica senza questo fastidioso cordoncino, possiamo anche decidere di farla a spirale, e la facciamo sempre con il marcapunti, marchiamo il punto e lavoriamo senza chiudere il giro. Quindi è una lavorazione comunque semplice che ci fa fare diverse tipologie comunque di lavori, e sempre dei lavori puliti, quindi belli proprio a vedere. Le due lavorazioni, sia quelle là a punti alti e sia a spirale, penso che siano state chiare. Se c'è qualcosa che voi volete domandarmi o qualche dubbio, scrivetemi qua sotto sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi e di aiutarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video. Vi invito comunque, se avete qualche punto particolare o qualche tipo di lavorazione particolare che volete che io vi proponga nel canale, scrivetemelo anche in privato sulla pagina. Io sto cercando piano piano di prendere in considerazione tutte le vostre richieste, però sono tantissime, perciò ho bisogno dei miei tempi un pochino, però cerco di esaudirle tutte piano piano. Io vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.